Viene da chiedersi, ma questo posto è reale? Onestamente, sembra di essere entrati in una favola. Ci sono i canali, i colori incredibili, la storia. Questa è Colmar, una cittadina da cartolina nella regione francese dell'Alsazia. È un fantastico mix di cultura francese e tedesca che non troverete da nessun'altra parte. L'unico problema è se aveste solo un giorno per visitare Colmar. Ed è per questo che sono qui. Sto per darvi l'itinerario perfetto per una giornata speciale a Colmar. Iniziate la giornata presto e dirigetevi subito verso il luogo più iconico della città, la Petite Venise o Piccola Venezia. Questo è uno degli angoli più suggestivi e fotogenici della città. Un quartiere da cartolina attraversato da canali tranquilli, fiancheggiati da coloratissime case a graticcio. La Petite Venise deve il suo nome proprio ai suggestivi scorci sull'acqua, che ricordano in piccolo la celebre Venezia. Passeggiando lungo le rive o facendo un giro in barca, vi sembrerà di entrare in un dipinto. È ora di lasciare i canali e avventurarci nel cuore storico di Colmar. Prima però fate un salto in una boulangerie. Eh sì, perché sarete ormai a metà mattina del vostro giorno a Colmar. Gustatevi un croissant caldo oppure una fetta di Kugelhof, una tradizionale torta alsaziana con uvetta e mandorle. Fatto il pieno di energia, ci dirigiamo verso il centro storico, attraversando due quartieri che una volta erano il cuore commerciale di Colmar. Il quartiere dei Conciatori, con le sue case alte, alcune fino a 7 piani, per poter asciugare più velocemente le pelli di animali. E il molo dei pescivendoli. Qui, in passato, i pescatori attraccavano con le loro barche per vendere il pesce lungo il canale. Il centro storico è un labirinto pedonale di strade acciottolate e ognuna di esse conduce in luoghi che vi faranno viaggiare indietro nel tempo. E il primo non passa certo inosservato. Si tratta della chiesa di San Martino o Collégiale Saint-Martin. La gente del posto la chiama spesso cattedrale per le sue dimensioni imponenti ed è uno splendido esempio di architettura gotica. Date un'occhiata a quell'incredibile tetto di tegole smaltate a losanghe, così tipico di questa regione. E se siete fortunati vedrete anche uno degli uccelli più caratteristici di quest'area, la cicogna. La chiesa si affaccia sulla piazza principale, Place de la Cathédrale. La piazza è circondata da edifici storici che raccontano l'evoluzione della città. Ad esempio la Maison Adolphe, considerata una delle case più antiche di Colmar, risalente al XIV secolo. E poi il Corps des Gardes, un elegante edificio rinascimentale del 1575. Un'altra delle case più famose di Colmar si trova proprio dietro la piazza della cattedrale. È la Maison Pfister, costruita nel 1537, un capolavoro del Rinascimento con la sua lunga galleria in legno, la torretta ottagonale e i dettagliati affreschi esterni che raccontano storie bibliche allegoriche. Una curiosità, nel film d'animazione Il castello errante di Hall del maestro Miyazaki, la città natale di Sophie è ispirata a Colmar. Nelle immagini che vedete a sinistra si riconosce molto bene la Maison Pfister. Proseguiamo la nostra passeggiata attraverso il centro storico e raggiungiamo l'antica dogana, che risale al 1480. Questo era il più antico edificio pubblico di Colmar, dove le merci venivano tassate e immagazzinate. Si possono notare due stili architettonici differenti e l'imponente tetto fatto di tegole colorate. Ok, siamo circa a metà della nostra giornata a Colmar e dopo tutto questo girovagare avrete fame. Quindi le due grandi domande, dove mangiare e cosa ordinare. Partiamo dalla seconda. Dovete assolutamente provare la tarte flambée.
È una focaccia super sottile e croccante, tradizionalmente condita con crème fraîche, una sorta di panna acida, cipolle a fette e pezzetti di pancetta chiamati lardon. Se volete qualcosa di ancora più sostanzioso, cercate la choucroute garnie, ovvero crauti cotti con diverse salsicce e tagli di maiale. Oppure provate una bake-off, uno stufato a cottura lenta con patate, verdure e 3 tipi di carne marinata. Come avete visto, si tratta di un mix sostanzioso e super saporito di tradizioni francesi e tedesche. Dove mangiare, quindi? Alcuni dei ristoranti con l'atmosfera migliore si trovano sui canali della Petite Venise, ma noi ci siamo trovati molto bene al Petit Schlossberg, che è proprio all'inizio del centro storico. Troverete la cucina alsaziana e, se proprio volete, anche la cucina italiana. E se volete assaporare la Colmar più autentica, fate un salto al mercato coperto. È il posto giusto per scoprire i sapori dell'Alsazia. Siamo così arrivati al pomeriggio della nostra giornata a Colmar e le possibilità per renderlo veramente speciale di certo non mancano. Se amate l'arte, il museo Unterlinden custodisce la celebre pala d'altare di Isenheim, uno dei capolavori del Rinascimento tedesco. Oppure potete visitare il museo Bartholdi, vicinissimo alla Collégiale Saint-Martin, dedicato all'ideatore della Statua della Libertà, che è nato proprio a Colmar. Ma i miei consigli sono altri 2. Il primo: concedetevi una pausa nel giardino della biblioteca di Colmar, un angolo di pace e ombra a ingresso libero, lontano dal trambusto del centro, perfetto per riprendervi dalle fatiche della mattina e magari anche dal ricco pranzo alsaziano. Secondo consiglio: fate il tour della città con il trenino elettrico. In circa un'ora vi accompagnerà alla scoperta dei luoghi più belli di Colmar. È il modo ideale che vi consiglio per concludere la vostra giornata a Colmar nel massimo relax. E così ecco a voi una giornata perfetta, intensa e magica a Colmar. È incredibile quanto fascino e bellezza possano concentrarsi in una piccola città. Colmar è la prova che non serve molto tempo per vivere un'avventura straordinaria. Serve solo un buon piano. Grazie mille per avermi seguito fin qui. Spero che questo itinerario vi aiuti a pianificare la vostra incredibile giornata in questa città da favola. La prossima volta andremo alla scoperta di Strasburgo, un'altra città dove Francia e Germania si incontrano, in un mix unico di passato e presente. La storia continua.